Buona serata amici, oggi iniziamo un nuovo argomento piuttosto lungo. Questa è la prima video lezione della playlist che riguarda il fascismo e gli anni venti. Parleremo degli anni venti in generale e del fascismo in Italia negli anni venti ma anche negli anni 30. La prima guerra mondiale si è conclusa, come sapete nel 1919-1920 c'erano stati i trattati di pace e l'Europa ha subito molti danni, danni devastanti in termini di distruzioni materiali ma anche in termini economici. Sia i vincitori sia i vinti, anche i vincitori, escono profondamente prostrati, distrutti economicamente dalla prima guerra mondiale. Vale per l'Italia, vale per la Gran Bretagna, vale per la Francia, ma forse vale più di tutti per l'Italia. Potenze che hanno vinto eppure non riescono facilmente a ricostruire economia e a ritrovare la propria coesione politica e sociale. La prima guerra mondiale può essere vista come l'evento fondamentale che sposta definitivamente l'asse, il centro dell'economia mondiale dall'Europa, dal vecchio mondo, dalla vecchia Europa verso gli Stati Uniti d'America. Questo era un movimento che era iniziato già prima della prima guerra mondiale, però con la prima guerra mondiale si realizza pienamente. L'unica vera superpotenza dopo la prima guerra mondiale sono gli Stati Uniti d'America. Mandiamo Sofia a dormire. Gli Stati Uniti d'America infatti non hanno subito la guerra nel loro territorio. Durante la guerra, anzi, essi si sono arricchiti a danno dei paesi europei. Gli Stati Uniti d'America sono l'unico paese che esce rafforzato dalla prima guerra mondiale, con un'economia in enorme sviluppo che continuerà il suo sviluppo negli anni venti. Gli Stati Uniti non hanno avuto devastazioni sul loro territorio, gli Stati Uniti sono entrati in guerra e hanno partecipato alla guerra soltanto nell'ultimo anno di guerra. Gli Stati Uniti hanno prestato soldi, finanziato la guerra a compratori di titoli di Stato americani o stranieri, potendo garantire questo debito e a ripagarlo immediatamente. Grazie alle riserve auree, l'America possiede metà dell'oro del mondo. Le riserve auree pubbliche degli Stati Uniti d'America. Faccio solo un esempio, si potrebbero fornire tanti altri dati, ma ne dico soltanto uno. Nel 1918, l'ultimo anno di guerra, gli Stati Uniti d'America raddoppiano la propria produzione di acciaio. Gli Stati Uniti d'America hanno prestato un sacco di soldi alle potenze dell'intesa, all'Italia, alla Francia, alla Gran Bretagna, paesi che quindi si trovano nella necessità di pagare enormi debiti agli Stati Uniti d'America. L'economia di molti paesi è distrutta, si abbassano i consumi, succede anche in Italia. L'Italia a partire dal 1918 finisce la guerra. L'Italia viene colpita dall'inflazione, sapete cos'è l'inflazione? Si alzano i prezzi delle merci e questo fa perdere molto potere d'acquisto, molto valore al denaro, molto potere d'acquisto viene perso dal denaro, soprattutto da parte di coloro che hanno uno stipendio fisso, uno stipendio statale. La disoccupazione aumenta enormemente. Il clima nel paese, il clima in Italia è molto difficile. La cosa non finirà in poco tempo. In tutta l'Europa una crisi economica andrà avanti almeno fino al 25-26, quindi sono diversi anni. In Italia molte aziende che già sapete sopravvivevano a stento con l'aiuto dello Stato, con le commesse di Stato, aziende come l'Ilva o l'Ansaldo, sono a un passo dal fallimento. Lo Stato italiano le deve salvare, come deve salvare le banche, deve dare finanziamenti alle banche. La gente non ha più soldi, non ha più lavoro, la gente compra poco, i consumi calano fortemente. Quindi abbiamo sia in Italia sia in altri paesi questa situazione. Non c'è soltanto una crisi economica in Italia, come in altri paesi, Gran Bretagna, Francia, ne parleremo in seguito, ma anche una crisi politica che vedremo aprirà la strada al fascismo, una crisi sociale
ma anche si può dire una crisi psicologica per i cambiamenti, per i mutamenti molto forti da un punto di vista psicologico. Le industrie, vi ricordate, vi erano tutte riconvertite per produrre materiale bellico invece di produrre automobili o altri tipi di manufatti, di merci. Producono ciò che serve, tutto ciò che serve alla guerra. C'è stata la riconversione bellica, adesso la guerra è finita, bisogna tornare all'economia civile, cioè ci vuole un altro tipo di riconversione, una riconversione verso l'economia civile. Non bisogna più produrre armi o materiali per la guerra, bisogna tornare a produrre ciò che si produceva prima, ma le industrie italiane non ce la fanno, trovano una difficoltà enorme nel tornare alla produzione civile. L'economia non va, i soldati, moltissimi, hanno difficoltà perché cambia proprio il clima sociale, psicologico, politico a tornare alla vita civile. I soldati spesso erano contadini scarsamente alfabetizzati che venivano da paesi del sud, dal Veneto. L'Italia, la patria, aveva chiesto loro il sacrificio, aveva dato loro un ruolo estremamente importante nelle trincee. Moltissimi soldati che tornano dalle trincee, tornano a casa loro dopo aver combattuto al fronte, dopo aver visto i compagni morire atrocemente, non riescono più ad abituarsi alla vita precedente, alla vita civile. Si può chiedere a un soldato che magari ha fatto carriera sulle Alpi di tornare al proprio piccolo paese della Calabria e di ricominciare a zappare la terra. Molti di questi, appunto reduci, i soldati che tornano dal fronte, non lo vogliono più fare. I soldati italiani molto spesso hanno acquisito una coscienza politica, una coscienza di classe, una coscienza civile. In molti casi si sono politicizzati, hanno preso consapevolezza dei loro diritti. Nelle trincee, durante la guerra, hanno acquisito delle conoscenze che prima non avevano, hanno conosciuto persone di tutte le altre parti d'Italia, hanno a volte imparato proprio la lingua italiana, hanno assunto una coscienza civile, hanno assunto cognizione dei loro diritti che ora, dopo il conflitto, reclamano. Molti di questi reduci soldati che tornano dal fronte si iscrivono a sindacati, si iscrivono a partiti, molti di loro vogliono fare politica, non vogliono riadattarsi alla vita normale, tornare alla servitù, tornare alla schiavitù delle campagne. Spesso loro tornando non trovano lavoro, non hanno da mangiare, quindi si tengono in contatto e organizzano delle associazioni, si tengono in contatto, associazioni di ex combattenti, quindi in qualche modo fanno gruppo, si creano queste associazioni di reduci che si tengono in contatto tra loro. Per esempio quella degli Arditi, i soldati d'assalto della prima guerra mondiale. Gli Arditi erano spesso nazionalisti, molti vogliono un cambiamento, un miglioramento della loro condizione, soprattutto se erano contadini. Ricordate che non c'era stata nessuna riforma agraria a favore dei contadini, ma anche a favore degli operai. Molti di questi reduci si iscrivono a partiti o gruppi estremisti o di estrema destra o socialisti. Ricordate la CGIL, Confederazione Generale del Lavoro, il principale sindacato italiano di sinistra vicino ai socialisti, oppure a partiti o sindacati, leghe che chiameremmo oggi di estrema destra, nazionalisti. Erano comunque questi soldati semplici, spesso molto lontani dal sistema liberale che aveva finora governato l'Italia. Quindi vedete, ci sono anche dei cambiamenti psicologici all'interno della personalità di questi reduci. C'è persino una coscienza femminista. Le donne avevano svolto molti lavori maschili per sostituire i maschi che erano in guerra, e anche le donne quindi reclamano i loro diritti dopo la fine del conflitto. Quindi abbiamo una situazione molto difficile
Il sistema liberale era un sistema, ricordate, di élite. I liberali non avevano neanche costituito un partito organizzato, un sistema di élite della borghesia. Questo sistema non riuscì a sopravvivere a questa situazione. I liberali si faranno scalzare dal fascismo, ci sarà una rivoluzione o un ribaltamento istituzionale in Italia. Il sistema liberale, la democrazia, la divisione dei poteri, il Parlamento verranno abbandonate a favore di una dittatura, in Italia allo stesso modo in Germania, mentre invece in paesi con più ampie, più lunghe, più solide tradizioni democratiche come la Gran Bretagna oppure la Francia riusciranno a conservare la democrazia liberale. Quindi abbiamo un esito opposto tra paesi come Italia e Germania, che si erano unificati più tardi, che avevano una confidenza con la democrazia più breve da un punto di vista storico. Italia e Germania, qui i problemi del dopoguerra porteranno allo sfascio del sistema liberale e della democrazia e alla formazione di dittature, di sistemi autoritari, totalitari. Invece in Francia e in Gran Bretagna questo non avverrà. Ciò non significa che in Francia e in Gran Bretagna negli anni 20 non ci siano state tensioni terribili, tumulti, rivolte come in Italia e in Germania. Anche in Francia e in Gran Bretagna ci saranno scontri, scioperi, manifestazioni, rivolte. Però il sistema democratico riuscirà a reggere, riuscirà a tenere in Francia e Gran Bretagna, e tutti i partiti resteranno sempre leali alla democrazia, quindi riusciranno a superare queste crisi economiche e queste turbulenze. Invece in Italia e Germania l'esito, come già sappiamo, sarà molto differente. Quindi c'è un malcontento sociale e psicologico, un malcontento economico in Italia. Questo malcontento economico sfocia nel 1919 e nel 1920 nel cosiddetto biennio rosso. Ci sono scioperi, ci sono manifestazioni, scontri violenti con la polizia a partire almeno dal giugno 1919 da parte soprattutto dei rossi. Per questo si chiama biennio rosso, da parte dei socialisti, molti di quali erano riformisti, ma molti dei quali erano rivoluzionari. Si arriverà all'occupazione delle fabbriche, anche le fabbriche più importanti, a partire dal settembre 1919, in un clima di tensione durissimo. Non è neanche corretto però chiamare il biennio rosso così, perché non sono solo i socialisti, quelli di sinistra, a ribellarsi, ma anche i contadini. Vi ricordate, l'avevano già fatto in passato nell'Italia meridionale o in Veneto. Se gli operai soprattutto al nord occupano le industrie, i contadini soprattutto al sud o in Veneto occupano le terre. Abbiamo visto che era successo anche in passato. I contadini non hanno partiti, non hanno gruppi che li appoggino, mentre invece gli operai sono appoggiati dal Partito Socialista. Non si tratta soltanto del biennio rosso, ma anche di un biennio bianco, perché non solo gli operai, ma anche le forze cattoliche, contadine si ribellano e non hanno molti personaggi che li appoggiano. Un partito cattolico non esiste ancora e i socialisti vedono male i contadini, che per loro non erano soggetti rivoluzionari. La cosa singolare è che uno dei pochi gruppi che appoggia i contadini è un gruppo di sinistra, il gruppo torinese di Ordine Nuovo. Ordine Nuovo era un giornale marxista, però ci scrivevano anche liberali di sinistra. Era un giornale molto aperto ad intellettuali che nel prosieguo della storia italiana avranno una grande importanza. Ordine Nuovo era il giornale diretto da Antonio Gramsci, di un comunista un po' eretico, grandissimo filosofo marxista del Novecento. Antonio Gramsci, proveniente dalla Sardegna, aveva studiato e viveva a Torino. Lui fonda questo giornale, Ordine Nuovo, insieme a socialisti che poi diventeranno comunisti, come lui, come il napoletano Amedeo Bordiga, oppure Terracini. Saranno i fondatori del Partito Comunista, anche il giovane Togliatti o un giovane Tasca. Questo giornale Ordine Nuovo è un giornale marxista ma un po' eretico. Abbiamo studiato con Marx, abbiamo studiato con Lenin che cosa? Che la tradizione marxista non accettava i contadini non erano molto considerati.
non venivano i contadini considerati una potenziale classe rivoluzionaria, anzi venivano bollati come conservatori, e quindi il Partito Socialista non appoggiava l'occupazione delle terre da parte dei contadini, perché a loro sembrava un'azione borghese, conservatrice. Invece un giornale come Ordine Nuovo appoggiava i contadini. Era un giornale comunista, ma aperto anche a liberali progressisti come Piero Gobetti, che scriveva su Ordine Nuovo. È forse l'unica forza di sinistra in Italia, il gruppo di Ordine Nuovo, che riflette sulle motivazioni delle rivolte dei contadini, che cerca di comprenderli, che cerca di capirli e che sostiene che devono essere appoggiati. Contadini che invece di fatto non avevano partiti o sindacati che li spalleggiavano quasi per niente. Quindi nel Biennio Rosso succede veramente di tutto, non solo da parte dei rossi, ma anche da parte dei contadini. Come risponde la classe dirigente liberale? Risponde in maniera debole, il sistema liberale si indebolisce moltissimo, in maniera fortissima. Già iniziano a nascere dei partiti, dei raggruppamenti estremisti. Attenzione, nel 1919 nascono i fasci di combattimento a Milano, l'embrione di quello che poi sarà il Partito Nazionale Fascista. Ovviamente a fondarli è Benito Mussolini. Ricordate che Mussolini è un giornalista che risiede a Milano. Ricordate che Mussolini ha avuto una svolta nettissima nel 1914, era un socialista contro la guerra e dirigeva l'Avanti, giornale del Partito Socialista, poi cambia idea, prima dell'ingresso in guerra si schiera a favore degli interventisti, viene cacciato dal Partito Socialista e dalla direzione dell'Avanti, e aveva fondato un suo giornale interventista, ve lo ricordate, Il Popolo d'Italia. Mussolini a Milano nel 1919 fonda questi fasci di combattimento. Questi fasci di combattimento sono un movimento, forse diremmo noi oggi populista, che raccoglie lo scontento di molti, e all'inizio non erano molti, erano delle frange di reduci, di ex arditi che volevano un governo autoritario. Siccome, attenzione, questi fasci di combattimento vengono fondati a Piazza San Sepolcro a Milano, cioè qual è la sede del partito fondato da Mussolini, Piazza San Sepolcro a Milano, questo primo periodo del fascismo, detto anche fascismo movimento, viene chiamato anche fascismo sansepolcriano, perché, ripeto, la sede dei fasci di combattimento a Milano era a Piazza San Sepolcro. Sarà un fascismo piuttosto diverso rispetto al fascismo successivo. Questo è un fascismo embrionale, iniziale, e inizialmente Mussolini e il suo movimento, i fasci di combattimento, non hanno molti consensi, non hanno molti iscritti, sono soprattutto reduci, soldati reduci insoddisfatti, e allora il movimento di estrema destra di Mussolini inizierà a pescare anche dalla piccola borghesia. Fate attenzione, perché la piccola borghesia, soprattutto di impiegati statali, ma non solo, sarà sempre il nervo, sarà sempre il fulcro del fascismo. La piccola borghesia, incattivita nei confronti degli operai e di coloro che si stanno arricchendo, abituata ad avere un tenore di vita alto, rischia di sprofondare nella povertà. Gli stipendi statali hanno sempre meno valore d'acquisto perché c'è l'inflazione, e allora molti di questi piccoli borghesi hanno paura di proletarizzarsi, molti perdono il lavoro, c'è una borghesia piccola, una borghesia non tanto ricca, assolutamente incattivita nei confronti di tutti, che odia gli operai, odia i socialisti, odia i comunisti, ma odia anche gli speculatori, odia anche i magnati, una borghesia nazionalistica che inizia a odiare il governo e il sistema liberale. Nascono movimenti come i fasci di combattimento. Sono dei movimenti prima di tutto populisti, cioè Mussolini faceva quello a cui siamo forse abituati oggi a sentire per molti aspetti, una sorta di antipolitica populista. Mussolini diceva
che il Parlamento, le procedure democratiche, l'equilibrio dei poteri erano tutte cose inutili, si discute, dice Mussolini, ci vogliono mesi per concludere qualcosa, questi personaggi del Parlamento, della politica liberale sono grigi, lenti, bisognava eliminare il sistema liberale e sostituirlo con un uomo forte, eliminando tutte le procedure del Parlamento. Diceva Mussolini, semplifichiamo, cerchiamo di avere uno Stato gerarchico, uno Stato che fa rispettare l'ordine, la legge, che magari picchia, che magari mette in galera questi socialisti che sono in rivolta in tutta Italia, uno Stato che proclama legge e ordine attraverso un'autorità forte. Però attenzione, queste caratteristiche nazionaliste dei fasci di combattimento appunto le hanno in comune con i nazionalisti, infatti sin dall'inizio vanno d'accordo con i nazionalisti. Tuttavia c'è proprio questo aspetto populista, la retorica era quella degli attuali partiti populiti, Roma ladrona, Roma è corrotta, il Parlamento, la democrazia si basano sulla corruzione, questi politici rubano il nostro stipendio per non fare niente e così via. Mentre a Milano, dove siamo noi, dove sta Mussolini, a Milano si lavora, a Milano si produce, mentre a che serve il Parlamento, a che servono le istituzioni democratiche? C'è questo sottofondo, come dire, di populismo, di politica antisistema. Si è contro i partiti tradizionali, infatti Mussolini non chiama all'inizio il suo movimento partito, lo chiama fasci di combattimento, come per dire è un movimento, è qualcosa di diverso dai partiti tradizionali, infatti nel suo nome non figura neanche la parola partito. Attenzione però, all'inizio il programma fascista di Mussolini era anche molto di sinistra, cioè c'è un programma molto sociale, un programma se non sociale se non proprio socialista. Loro odiano i socialisti marxisti egualitaristi che vogliono fare la lotta di classe, però gli uomini di Mussolini dicevano avevano comunque molto in comune con le idee socialiste. Un po' quindi erano nazionalisti, un po' socialisti, non si capiva mai bene quali fossero esattamente le loro idee, per loro bastava essere contro il capitalismo, l'America, la Gran Bretagna, loro vagheggiavano una terza via tra il capitalismo e il socialismo. Odiavano nella stessa misura Stati Uniti e Unione Sovietica, quindi l'idea che l'imprenditore non dovesse essere libero, che lo Stato debba controllare l'economia aiutando i più poveri, dando molte risorse nell'assistenza sociale, nel welfare. In realtà all'inizio non si capisce proprio quale sia esattamente il programma del marxismo, che cambia molto. Vi era anche, pensate, nel fascismo all'inizio un fondo di individualismo, erano addirittura a favore del voto alle donne, però erano statalisti, erano dirigisti. L'Italia proletaria e fascista, questo era lo slogan di Mussolini. Mussolini si farà sempre vanto di provenire da una famiglia povera, di avere delle origini povere, romagnole, proletaria. Italia proletaria e fascista, quindi i primi anni del fascismo, attenzione, erano anni in cui il fascismo non era ancora un vero partito, era un movimento, ed era un movimento socialisteggiante con molte caratteristiche di sinistra. Sin dall'inizio, molti storici non credono tanto a questo, però in realtà è così, il fascismo era così, aveva degli elementi di sinistra, poi si spostò su posizioni di destra. Basta pensare che Mussolini era un anticlericale, ve lo ricordate? L'abbiamo già detto, era un ateo, bestemmiatore, voleva togliere i privilegi alla Chiesa, voleva prendersi i soldi e la proprietà della Chiesa, aveva un programma anticlericale, ma era anche contro i Savoia, contro la monarchia, era repubblicano, quindi era contro la Chiesa e contro la monarchia, era repubblicano, un fascismo repubblicano. Poi i fascisti diventeranno propriamente un partito nazionalista di destra, però c'è anche da dire che molti storici non credono tanto agli elementi socialisti del primo fascismo, perché sin dall'inizio i fasci di combattimento vennero foraggiati, finanziati
dai padroni, dai grandi industriali e dagli agrari latifondisti del sud. Questo è un fatto certo, abbiamo documenti che lo dimostrano in maniera certa. C'era anche una caratteristica fondamentale: usavano la violenza. Questo sin dall'inizio: si fa politica con la violenza, anche questo li univa al marxismo. L'organizzazione dei fasci e dei fascisti sin dall'inizio sarà paramilitare, il partito è anche una forza paramilitare che usa la violenza nelle strade. Il partito sin dall'inizio è gerarchico, è fortemente strutturato. Uno dei primi eventi che li fa conoscere è infatti l'incendio e la distruzione del quotidiano socialista Avanti. Alcuni fascisti andarono, distrussero tutto, incendiarono la sede del giornale che era stato diretto da Mussolini. Tuttavia non è ben chiaro, e peraltro per quanto possiate stupirvi non lo sarà mai, qual è l'ideologia del fascismo. Ci sono alcuni storici, io sono d'accordo, che Mussolini e il fascismo non abbiano mai avuto una vera ideologia. Sin dall'inizio i programmi, le idee, i programmi del partito sono confusi, sono cangianti, sono contraddittori, sono retorici, sono molto populisti, dicono una cosa, dicono anche il contrario, non si capisce bene quale sia la precisa posizione ideologica del fascismo. Secondo molti storici il fascismo era precipuamente un movimento nazionalista per prendere il potere, scardinare la democrazia, fare una rivoluzione, ma in quanto a ideologia il fascismo non ne avrebbe avuto alcuna, o comunque avrebbe avuto un'ideologia precaria, cangiante, che cambia continuamente, e infatti si adatterà alle diverse opportunità storiche nel corso degli anni. Quindi vedete, iniziano a sorgere partiti e movimenti antidemocratici che vogliono distruggere il sistema liberale. Ricordate il motivo per cui Mussolini voleva entrare in guerra? Tanto peggio, tanto meglio. Mussolini sta vincendo la sua scommessa, la sua previsione era che la prima guerra mondiale avrebbe distrutto l'Italia, avrebbe creato il caos, l'Italia avrebbe causato la fine del sistema liberale. Purtroppo questa profezia o questa scommessa di Mussolini si avvererà. Quindi 1919, attenzione, nel 1919 nasce anche un altro partito importantissimo. Se all'inizio i fasci di combattimento di Mussolini non avranno molti consensi, nasce invece un partito di massa, quello che automaticamente diventa un grande partito. Finalmente il partito cattolico in Italia si chiama PP, Partito Popolare Italiano, viene fondato sempre nel 1919 da Don Luigi Sturzo. Ecco, per la prima volta si può formare un partito cattolico in Italia grazie a un papa che lo accetta, Benedetto XV. Nel 1919 questo Papa ha ormai superato il non expedit, vi ricordate questa formula? Non conviene, la formula che corrisponde a un documento scritto che invitava i cattolici a non partecipare alla vita politica, a non votare, a non farsi eleggere, a non fondare partiti. Il non expedit viene sepolto definitivamente da Benedetto XV, che dà benestare alla nascita di un partito che deve essere un partito di raccolta di milioni di voti, di milioni di cattolici, soprattutto le masse contadine. Infatti il Partito Popolare Italiano avrà successo dove il peso e l'influenza delle parrocchie è più forte, quindi soprattutto nelle campagne in ambiente contadino. Ma il Partito Popolare Italiano, attenzione, prende voti da una parte della borghesia. Si tratta comunque di un partito interclassista che rifiuta la lotta di classe, ma rifiuta anche le divisioni tra le varie classi, tipiche di un certo atteggiamento elitario da parte dei liberali, oppure tipico del marxismo. Il Partito Popolare dice: noi non siamo né per i lavoratori, né per i contadini, né per i borghesi, né per i ricchi, noi ci rivolgiamo a tutti, siamo trasversali all'interno delle varie classi, noi vogliamo raggiungere un compromesso tra le varie classi per il bene comune. Questo non vuol dire che il PPI non appoggiasse le richieste dei contadini. La maggior parte di coloro che l'avrebbero votato erano contadini cattolici. Il PPI voleva una riforma agraria,
a favore dei contadini, almeno all'inizio, almeno sulla carta. Il Partito Popolare, non dico che avesse venature di sinistra, però era un partito sociale, attento ai poveri, alle rivendicazioni dei contadini, a differenza, ricordate, dell'unione elettorale di Gentiloni. Ricordate che fece il patto Gentiloni con Giolitti, che era un gruppo di cattolici di destra conservatori. Invece Luigi Sturzo era molto più progressista, almeno sulla carta. Il Partito Popolare era un partito progressista, solo che rifiutava la violenza, voleva un accordo tra le varie classi, doveva che le rivendicazioni dei contadini a volte erano giuste, ma non dovevano essere portate avanti con la violenza. In questo si distinguevano dai socialisti. In realtà la questione è contraddittoria, perché all'interno del Partito Popolare sin dall'inizio ci sono tanti elementi divergenti. Una parte del partito è davvero popolare, appoggia le richieste dei contadini e non solo, appoggerà in alcuni casi anche le occupazioni, le violenze, malgrado sia il Papa, sia il Sturzo, sia il programma del partito rifiutassero programmaticamente la violenza. Ma ci saranno invece settori del PPI, quelli delle cosiddette leghe bianche, dei sindacati cattolici, che appoggeranno nelle campagne l'occupazione delle terre, i metodi anche violenti dei contadini in rivolta. Nel PP però c'erano anche gruppi molto più conservatori o legati ai settori conservatori della Chiesa cattolica, dei vescovi e delle parrocchie. Il PP, lo diciamo subito, non avrà mai una grande fortuna. Tra l'altro, dopo Benedetto XV, che era un papa più aperto, ad un certo punto, nel 1922, salì sul trono di pietra un altro papa, un papa che era più conservatore, Pio XI, che purtroppo accetterà il fascismo, accetterà il compromesso con il fascismo, accetterà che il fascismo vada al potere. Pio XI abbandonerà al suo destino Don Sturzo e quella parte del Partito Popolare che si mantenne antifascista. Chiuse d'autorità il Partito Popolare perché Pio XI decise di scendere a patti con Mussolini. Tuttavia è importante, nel 1919 ci sono questi due nuovi partiti politici, mentre l'Italia è sconvolta dagli scioperi, dalle manifestazioni, dalle rivolte del Biennio Rosso del 19-20. Abbiamo visto però che non è soltanto rosso. Concludiamo per questa volta, continuiamo nella prossima video lezione. Vi ringrazio tutti, a presto, arrivederci.